Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2025. Ok, questa. L'eremita, amici del Toro. Quando c'è l'eremita si parla di un momento di introspezione, è la carta del saggio, di colui che fa, diciamo, tesoro delle esperienze del passato. È un numero 9, quindi è la carta dell'iniziazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email, nel caso vogliate una consulenza personalizzata. C'è il link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che offro, compreso il numero di telefono. Mi raccomando ragazzi, quel telefono è sempre perennemente in silenzioso, quindi non telefonate, scrivetemi solo dei messaggi, via WhatsApp va benissimo. E poi sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Poi c'è anche il link per la promozione di giugno, c'è la lettura semestrale in promozione a giugno e c'è anche il link per il workshop che si terrà a luglio sulla stesa identikit. Quindi andremo a vedere come fare un identikit di una persona. Comunque avete tutto nella descrizione del video, vi basta aprire la tendina e schiacciare il link che vi interessa. Ok, partiamo con un asso di bastoni e un 3 di coppe. Nove di coppe. 8 di pentacoli, re di bastoni, 2 di coppe, 2 di bastoni e regina di bastoni. Qui avete re e regina di bastoni. Bene ragazzi, partiamo da questo asso di bastoni. L'eremita effettivamente è una carta che indica riflessione, indica introspezione, per qualcuno si tratta di isolamento, però io ho anche la sensazione che sia diciamo, un passaggio necessario per quest'asso di bastoni, per questo nuovo inizio. L'asso di bastoni è un'azione fatta con intenzione, con passione, con fervore ed è spiegato dalla luna e un cavaliere, scusate, un re di bastoni. Qui potrebbe esserci qualche tema legato al passato, potrebbe anche essere semplicemente un sogno, considerata la luna. Anzi, datemi un'altra carta per la luna, 7 di coppe. Potrebbero essere delle proiezioni anche, vi ricordo che la luna fa riferimento alle cose che si vedono a metà. Quando noi guardiamo la luna vediamo la parte verso la terra, quella che è illuminata dal sole. La parte dietro non si vede. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Otto di coppe e regina di spade. L'otto di coppe è uno degli arcani minori dell'eremita, ragazzi, e io ho la sensazione che qua qualcuno semplicemente
prenderà il via per creare nuove amicizie, creare nuove alleanze. Sento con questa regina di spade che lascerete indietro i pregiudizi. Ho come questa sensazione che la luna qui parli più di, diciamo, ideologie errate piuttosto che di proiezioni verso il futuro. Però andiamo avanti, andiamo a vedere questo 9 di coppe, perché è una carta di sogno compiuto. Quindi se qui c'era un qualche cosa che poteva nascere, che poteva iniziare, devo dire che secondo me ci arriverete. Abbiamo un 3 di bastoni che è una carta di espansione, 2 di pentacoli. È una carta di espansione, è una carta di qualcuno che va oltre e che coglie tutte le occasioni che si possono presentare. Difatti con questo 2 di pentacoli io ho la sensazione che vi infilerete in più situazioni che comunque porteranno all'appagamento, ragazzi, perché il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo, è una carta di festeggiamenti, è una carta di sollazzi, è una carta di coccole anche, di qualcuno che finalmente ha raggiunto un traguardo. Qui avete l'8, 7, 8, 9 di coppe, quindi c'è come un crescendo. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Perché secondo me questo 8 di pentacoli è qua per dirvi che sì, raggiungerete i risultati che vi siete prefissi, però ragazzi avete anche bisogno di lavorare con costanza, di darvi una regola, di procedere ritmicamente nel tempo. Allora, questo re di coppe e fante di pentacoli mi dicono che potreste arrivare ad imparare nuove tecniche di lavoro, nuove tecniche comunicative, nuove tecniche, potrebbero anche essere nuove passioni, nuove aspirazioni. Diciamo che è la carta dell'apprendista, quindi si può pensare a qualche nuova dote, qualche nuova, come si dice skills in italiano? Sì, sono le doti, no? Qualche nuova, mi sfugge la parola, ragazzi, però è come se arrivaste ad imparare cose nuove o un nuovo modo anche di rapportarsi alle persone che effettivamente porterà a questo re di bastoni. Cioè io sento che riuscirete a gestire questo periodo di vita in modo amorevole, senza, diciamo così, comandare gli altri, però riuscirete in qualche modo a fargli fare quello che avete bisogno che facciano. Andiamo a vederlo. Il re di bastoni, asso di coppe, eremita nuovamente, mi dice che dovete ragionare con la vostra testa, 9 di coppe nuovamente e 7 di pentacoli. Allora, questo nuovo inizio, ragazzi, e non vi nego che essendoci un re di bastoni, potrebbe essere un inizio come un capo, come qualcuno che gestisce e dirige un gruppo di persone o un progetto. E dunque, nella gestione in sé e per sé, secondo me sarete soli, cioè ragionerete con la vostra testa, otterrete anche dei risultati, secondo me, piuttosto soddisfacenti. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché io qua ho la sensazione che arriverete proprio a degli accordi. Datemi una carta per il carro. Due di spade e 8 di bastoni. Sì, secondo me raggiungerete degli accordi con qualcuno, potrebbe essere un punto di incontro tra voi e un'altra persona, tra voi e un gruppo di persone. Devo dire che è un periodo in espansione, ci sono nuovi inizi, un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di vedere le cose. Secondo me, la voglia da parte vostra di andare oltre e ce la farete con il lavoro costante. Adesso io non lo so quale sia il vostro obiettivo, ma secondo me attraverso anche delle associazioni, dei buoni, mi viene da dire colleghi, ma potrebbero essere anche collaboratori, secondo me
ci sarà questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 5 di coppe, e regina di bastoni nuovamente. Datemi una carta per la regina. Dunque ragazzi, non sarà tutto rosa e fiori, questo ve lo dico perché c'è questo 5 di coppe che un po' pesa, asso di bastoni, che è tra l'altro la carta con cui si inizia. Non sarà tutto rosa e fiori sinceramente, ma riuscirete comunque ad ottenere quello che volete, con il lavoro costante, migliorando la vostra comunicazione. È come se nel prossimo semestre vi si presentasse l'opportunità, diciamo che andate a cercare nuove opportunità, non è che si presentino, perché siete voi che partite, che andate, che cercate, che contattate, che studiate, che cercate di scoprire, siete voi con la vostra azione che mettete in moto tutto questo movimento. Vi dico, per qualcuno potrebbero esserci proprio dei cambi a livello lavorativo. Si potrebbe iniziare qualche nuovo ruolo effettivamente, poi la stesa sul lavoro e sull'economia la pubblicherò prossimamente, quindi se non la volete perdere iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati. Però devo dire che ci saranno come dei nuovi accordi proficui e qualsiasi sia il nuovo ruolo che andrete a rivestire, ragazzi, avrete l'abilità comunicativa di, diciamo, portare un po' tutti dalla vostra parte. C'è comunque questo nuovo inizio molto molto passionale, con una nuova intenzione, con grinta, con passione, con dedizione. È una bella lettura, ragazzi. Io credo che questo eremita sia qui per dirvi che sarà un semestre di forte crescita, di introspezione che vi darà la possibilità di cambiare certi aspetti della vostra vita per migliorarne altri. Andiamo a vedere qualche oracolo. Vediamo che cosa vi vogliono dire di più, che consigli. Allora, ragazzi, carta numero 34, forza, la mia forza brilla attraverso la giornata. E io la forza qua la vedo in questi due assi di bastoni, nelle due regine di bastoni, nell'asso di coppe, nel re di bastoni, nell'otto di pentacoli. Cosa avevamo qua sotto? Quindi effettivamente c'è come, mi viene da dire una sorta di resilienza. L'eremita è qua per dirvi che avete tutte le conoscenze, tutte le esperienze, tutte le intuizioni anche che vi servono per andare avanti nella vita. È la carta dell'uomo saggio, quindi è come se aveste già effettuato un certo tipo di percorso di crescita e in questo momento è come se tiraste un pochettino le somme e vedeste che cosa potete ricavare da questa vostra crescita. C'è come una spinta a volere di più. Andiamo a vedere una carta dei semi stellari. Wow, gratitudine ragazzi. L'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. Quindi anche se voi non ve lo state aspettando, anche se voi siete ancora, mettiamola così, in questa fase luna un po' cupa, magari avete già iniziato il vostro momento eremita, non sapete. Ah, tra l'altro il re di bastoni, ragazzi, c'è due volte. Wow, due volte il re di bastoni, due volte la regina di bastoni. Credo che due di coppe potrebbe essere anche un'alleanza effettivamente con un partner romantico che potrebbe portare dei nuovi progetti insieme. Progetti intendo lavorativi, remunerati. Ok, però ritornando un attimino al discorso iniziale, secondo me ragazzi qui avete tutte le carte a vostro favore per arrivare a quello che volete arrivare. E la gratitudine è uno dei modi per alzare le vibrazioni.
essere nella gratitudine tutti i giorni ci permette appunto di alzare le nostre vibrazioni e di sintonizzarci su qualche cosa di positivo che potrebbe arrivare effettivamente. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo, vediamo che cosa hanno ancora da dirvi. Carta numero 23, e anche questa carta, ragazzi, parla di vibrazioni. In questo caso parla di scelte risonanti e segnali che potrebbero arrivare, che potreste firmare, cioè ci metto la firma, no? In realtà è una carta che parla di come vibrano i pensieri. Quindi tenete presente che se voi pensate, ce l'hanno tutti con me, capita tutto a me, succede questo, succede quello, come una pentola di fagioli, avrete una bassa vibrazione. Per togliere la bassa vibrazione bisogna togliere tutte le lamentele, la modalità vittima e via dicendo, ok? E wow, carta numero 16 al minuto 16:16, tra l'altro, quindi può essere un numero veramente importante per voi e parla di risultati che arrivano. Vedete che è come se fosse arrivato al traguardo. Quindi ragazzi, devo dire che sarà un periodo dove finalmente raggiungerete i traguardi che vi siete prefissati. Con la carta dell'eremita mi verrebbe da dire meglio soli che mal accompagnati, ma in questo caso specifico è come se doveste capire come gestire gli altri, come gestire la situazione, come gestire la comunicazione o la relazione, ipotesi. Ok? Diciamo che è una bella lettura, piena di novità, ma che implica un certo lavoro interno da parte vostra. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se poi volete anche iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona questo lavoro. La stessa cosa la trovate anche sulla pagina web, lì è scritto tutto nello specifico, è la sezione percorso di crescita, quindi potete anche entrare lì e dare un'occhiata. E, diversamente, se però per X motivi non riuscite a ritagliarvi un'ora di tempo per fare il lavoro, diciamo, a tu per tu con me, potete fare lo stesso lavoro nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze, diciamo in modo un po' più generico, chiaramente perché non avendo la persona davanti non posso fare un lavoro a tu per tu, però sono già divise per lavoro, soldi, amore, insomma, sono divise per settore. E inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, come pulire le vibrazioni, ci sono delle meditazioni per sciogliere i blocchi energetici. Insomma, sono 4 playlist ordinate, cioè in ordine di numero, e vanno viste giustamente in ordine di numero progressivo. Comunque, se volete saperne di più, i titoli dei video si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre super splendido, pieno di nuovi inizi e di abbondanza, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!